qui abbiamo la lista dei documenti, quelli che abbiamo inserito di là, il registro delle indagini, la tabella, la possibilità di aggiornare, e qui abbiamo i dati statistici, semplicemente inserendo in quelle tendine quei 2 o 3 processi che sono coinvolti nell'indagine, o anche uno solo, o quei 2 o 3 settori aziendali, o anche uno solo, che sono coinvolti nell'indagine. Vediamo qual è il risultato, lo vediamo soltanto per uno. Intanto le 2 tabelle pivot sono strutturate assolutamente nello stesso modo, sia per i processi che per i settori aziendali. Quindi qui andiamo a vedere che ci sono stati 7 coinvolgimenti che hanno coinvolto 1, 2, 3, 4, 5, 6 processi. 7 coinvolgimenti, 6 processi, perché questo processo è stato coinvolto 2 volte nelle indagini, è stato coinvolto 2 volte. Qui potremo vedere anche l'indagine o le indagini in cui il processo è stato coinvolto. Quindi vedete, questo voi non avete fatto niente, ma semplicemente da quella tendina, avendo detto in questa indagine c'è coinvolto questo processo qui, il processo delle vendite. Il software elabora automaticamente questi dati. Vedrò per esempio che il processo, ora io ho messo dati, ovviamente ho scelto processi a caso coinvolti, pianificare e gestire i servizi in outsourcing, è stato coinvolto una volta, pari al 14,29% del totale. Anche questi sono dati statistici che nel corso del tempo sono molto utili, ci fanno vedere il grado di coinvolgimento e per contro anche quei processi che abbiamo poco coinvolto o non coinvolto affatto nelle indagini di soddisfazione del cliente, così come per i settori aziendali. E poi abbiamo il piano attività in uscita, qui possiamo vedere il piano attività in uscita completo nel senso che ci darà sia le attività che abbiamo già evaso, sia quelle che ancora non abbiamo evaso. Quindi piano attività, titolo indagine, si chiamava questionario 1, posso mettere anche una stringa, oppure scrivere tutto, quello che voglio, dell'anno 2020. E qui abbiamo quelle 2 fasi, fare questo e fare quest'altro, che avevamo inserito di là. E vediamo che sono evase già tutte e 2. Tant'è che se noi andassimo qui a cercare delle azioni inevase, ora io qui cerco azioni inevase, non è che devo guardare necessariamente tutte queste tabelle, le cerco in relazione a ciò che mi ricordo per fare l'interrogazione. Mi ricordo il titolo dell'indagine? Ok, la cerco da qui. Quindi questionario 1, scrivo una sola parte di tutta questa stringa, 1, che non è il numero del questionario ma è il titolo, che è questionario 1, 2020, qui devo trovare niente perché ce n'erano 2 e sono già evase, ecco qui, non c'è niente. Da qui invece potrei, ovviamente se ve ne fossero, andare a mettere le spunte e dire sì, questo l'ho fatto. Ora non c'è nessuna spunta da mettere perché tutte le attività del piano io le ho già segnate come evase da di là nella maschera, ma se avessi una riga potrei dire no, questo ancora lo devo fare, è una scadenza, quindi verifico le scadenze, oppure l'ho fatto, metto la spunta e chiudo, e quindi il software mi toglierà quella fase del piano attività da quelle da evadere. Da questi ambienti qua potrò andare a vedere le indagini interrogando, a seconda di quanto ho complicato la situazione, per cappe, per quartiere, per comune, per provincia. Se la situazione non l'ho complicata perché non ho inserito nessun target, mi sarà sufficiente andare a vedere il quadro completo di un'indagine, dell'indagine numero 1 del 2020, e qui avrò il quadro completo dell'indagine numero 1 del 2020. Quanti hanno risposto a questa domanda dove io ho chiesto di rispondere sì o no? 67 sì, 35 no, totale 102 con le percentuali. Ecco per esempio qui un esempio delle due righe in cui 2 target diversi, ora qua non ho scritto niente, comunque sono 2 target diversi, hanno risposto 1, 12 tra 15 e 24 anni, 15 di un altro target, e di là avevamo quel 27 che ci andava a fare il totale di quelli che hanno risposto 1 per darci subito un quadro sintetico dell'indagine complessa. Se qui ci fosse stato solo 27 su una riga soltanto, vuol dire che l'indagine è semplice, quindi c'è soltanto un gruppo di persone senza che sia distinto in target che hanno risposto 1 a quella domanda.
Ovviamente una cosa che mi sono dimenticato di dire, io nella gestione dell'indagine posso chiedere al cliente anche di rispondermi in maniera aperta ad una domanda. È chiaro però che se io ricevo anche poche risposte aperte, che poi nel corso del tempo possono essere tante anche per una piccola azienda, io devo andare a categorizzare la risposta aperta, cioè anche per le risposte aperte devo andare a scegliere un metodo, cioè se io quel grado di soddisfazione che poi classifico in poco soddisfatto, soddisfatto, molto soddisfatto, lo volessi rilevare anziché far mettere una crocetta su poco soddisfatto o molto soddisfatto da un'indagine con una risposta aperta, poi devo leggere la risposta e assegnare quella risposta all'opzione da qui, dalla tendina, poco soddisfatto, soddisfatto, molto soddisfatto, altrimenti non mi viene fuori nessun numero da analizzare. Però ovviamente posso includere nel questionario anche delle risposte aperte.